Per i Fantastici 4 gli inizi, il regista Matt Shakman ha rivelato quali fumetti Marvel Comics lo hanno ispirato. E allora mi sono chiesto, ma Sue Storm come è rappresentata in questi volumi? Aspetta, ora ti spiego tutto. In una recente intervista a Inverse, Shakman ha citato le opere di Jack Kirby, Stan Lee, John Byrne, ma anche i cicli di Jonathan Hickman, Mark Waid e Ryan North. Il film ha un'estetica retrofuturistica anni 60 che omaggia l'epoca della corsa allo spazio. Edifici, abiti, gadget e automobili sembrano usciti da un sogno di design vintage. Se da un lato la confezione visiva è impeccabile e ti fa davvero sognare, la rappresentazione di Sue Storm per il linguaggio e stile non sembra troppo in linea con la sensibilità contemporanea. Nei volumi di Mark Waid, fine anni 90 e inizi 2000, Sue è la colonna portante del gruppo, empatica, determinata e dotata di una leadership emotiva straordinaria. Con Jonathan Hickman, Sue diventa una leader strategica e riflessiva. Emergono temi come la genitorialità, sì, ma anche la diplomazia e la responsabilità educativa all'interno della Future Foundation. È meno al centro dell'azione, ma il suo ruolo psicologico è cruciale. Per John Byrne, Sue diventa più assertiva, sfida Reed, guida il gruppo in battaglia e si ritaglia finalmente uno spazio centrale, sia tattico che affettivo. In questa run vediamo anche il suo matrimonio e l'annuncio della gravidanza. Byrne dà a Sue quella luce narrativa che troppo spesso le è stata negata. E ora veniamo al punto in cui, secondo me, il regista si è un po' fermato. La run di Jack Kirby e Stan Lee, quella originale degli anni 60. Qui Sue viene introdotta come ragazza invisibile, dolce, giovane, spesso relegata ai ruoli femminili tradizionali, con il potere inizialmente limitato alla sola invisibilità. È la calmante del gruppo, l'elemento emotivo, quasi materno. Eppure Lee e Kirby non la dimenticano. La sua invisibilità è letterale, ma non narrativa. Più volte gli autori cercano di ribaltare lo stereotipo, dandole momenti di forza e rilevanza, anche se i limiti culturali dell'epoca si fanno sentire. Ma allora nel film Sue Storm non è un personaggio, è una funzione, e quella funzione si chiama maternità. Fin dalla prima scena il suo arco narrativo viene inchiodato a un solo tratto: essere madre. Non scienziata, non leader, non supereroina, solo madre. E la cosa più frustrante è che sembra partorire due volte. La prima è biologica, quando mette al mondo Franklin. La seconda è simbolica ed è quella che fa più discutere, quando si sacrifica usando i suoi poteri per spingere Galactus nel portale, in un momento costruito come una vera e propria seconda doglia. Soffre, grida, si piega, come se il film volesse dirci che l'unico atto veramente potente che può compiere è dare o salvare la vita attraverso il dolore. Il punto non è che Sue sia madre, è che è solo quello. Non c'è complessità, non c'è conflitto personale, non c'è agency. Il suo ruolo viene definito solo in funzione del figlio e del marito, come se i poteri e l'identità di Sue Storm fossero un'estensione della famiglia, non della sua volontà. E questo io lo vedo come un chiaro passo indietro rispetto alla Sue dei fumetti. Ma come sempre, tu che ne pensi?